Italia è stato commercializzato un nuovo prodotto che si utilizza per il trattamento dell'enduratio penis plastica o malattia di Lapeyronie. Tecnicamente viene chiamata collagenasi del battere Clostridio istolitico. Il trattamento con la collagenasi è indicato quando è presente una placca palpabile e una deviazione superiore ai 30 gradi. Naturalmente questo trattamento va concordato con il proprio medico di fiducia in modo da poter capire quali sono le indicazioni corrette, conoscere gli eventuali vantaggi e gli eventuali svantaggi. Non è indicato quando si ha un'allergia a questa sostanza o quando la placca coinvolge l'uretra, quel condotto che trasporta l'urina dalla vescica all'esterno, e questa placca che ingloba l'uretra può costituire una controindicazione al trattamento. Poi ci possono anche essere delle comorbidità, cioè delle altre patologie presenti che consigliano una maggiore prudenza o la sconsigliano, ma questo va stabilito caso per caso con il proprio medico di fiducia. Questo trattamento viene effettuato attraverso una serie di iniezioni che vengono effettuate direttamente nella placca responsabile della curvatura. L'attività sessuale, sempre sotto il parere del proprio medico, generalmente può essere ripresa dopo circa 2 settimane dalla fine del trattamento. La guarigione e la convalescenza sono reazioni soggettive, ogni singolo caso va discusso col proprio medico per avere l'autorizzazione a riprendere l'attività sessuale. Generalmente questo trattamento con la collagenasi non necessita di anestesia, tuttavia al fine di ridurre il disagio può essere praticato l'anestesia locale e nell'esperienza internazionale circa il 30% dei pazienti ha richiesto un'anestesia locale. Questa terapia è innovativa perché riesce a risolvere in circa il 30-35% dei soggetti il problema della curvatura, che è quella che crea dei problemi durante l'attività sessuale. Ci sono delle situazioni in cui la curvatura è così avanzata che impedisce proprio meccanicamente la penetrazione. Questa terapia riesce a ridurre di circa il 25% questa curvatura in circa il 30-35% dei soggetti che prima avrebbero dovuto effettuare un intervento chirurgico. Gli effetti collaterali più frequenti sono l'ematoma, il gonfiore, talvolta il dolore, tutte condizioni che regrediscono progressivamente nel giro di alcune settimane. In rari casi sono state descritte delle rotture di pene o più precisamente delle rotture delle guaine che avvolgono i corpi cavernosi. Questa è una complicazione, sebbene rara, importante, però noi dobbiamo considerare che nella valutazione dei vantaggi e degli svantaggi c'è che queste condizioni di deviazione dell'asse del pene possono portare all'impossibilità alla penetrazione e quindi alla necessità di dover ricorrere a un intervento chirurgico, per cui consultandosi col proprio medico di fiducia si potrà fare una valutazione se sia meglio ricorrere alla chirurgia del pene o a questo tipo di terapia che presenta raramente questa complicanza. La terapia chirurgica nell'enduratio penis plastica non è definitivamente superata. Questa nuova e innovativa terapia integra le opzioni terapeutiche a disposizione del paziente e del medico. È ovvio che ogni singolo caso va affrontato con il medico di fiducia e scelta la terapia più appropriata. Un'altra informazione importante che il paziente deve sapere è che per il momento questo farmaco non è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale ed è abbastanza costoso.